Questo è un video guida completo di una vaporiera in bambù e vi farò vedere come trattare la vaporiera in bambù appena comprata, prima dell'uso e dopo l'uso. La cura e la pulizia per ogni uso in modo corretto per non rovinarla e per farla durare più a lungo. Ho comprato recentemente una nuova vaporiera in bambù. La uso anzitutto per poter cucinare i piatti sani e meno grassi e per la comodità per cucinare e per il suo bell'aspetto soprattutto quando la mettiamo sul tavolo. Questa vaporiera ha un diametro 20 cm, alta 13 cm e mezzo. L'altezza interna di ciascuno cestello è 4 cm e il diametro interno del cestello è 18 cm. Questa vaporiera a sinistra che vedete è una vaporiera vecchia che ho usato per alcuni anni. Dopo tanti usi sta cominciando a rovinarsi. Ha una misura quasi identica alla vaporiera nuova e aveva 2 piani di cestello, ma uno di 2 è completamente rovinato, quindi l'ho già eliminato ringraziandolo per il bel tempo trascorso insieme. Prima del primo utilizzo della vaporiera in bambù bisogna fare la cottura a vapore a vuoto senza cibi per 15 minuti. Sarebbe un condizionamento della vaporiera. Ci serve una pentola che abbia lo stesso diametro, altrimenti bisogna avere un adattatore ad anello che si può trovare online facendo la ricerca e valutare bene la misura in base alle dimensioni della vostra vaporiera in bambù e della pentola che si vuole usare. Prima di mettere la vaporiera sulla pentola con l'acqua bollente, la bagniamo sotto l'acqua corrente. Una vaporiera appena comprata, anzitutto bisogna eliminare i residui e la polvere e essendo nuova molto asciutta che può creparsi, deformarsi o rompersi se la usiamo subito senza bagnarla. Invece bagnata bene e farla vaporizzare per 15 minuti permette al bambù di assorbire l'umidità in modo uniforme e di abituarsi al vapore e la disinfetta. Nel frattempo avremo preparato una pentola con l'acqua abbondante bollente e appoggiamo la vaporiera in bambù sulla pentola e mettiamo il timer da 15 minuti. Il fuoco deve essere abbastanza forte da fare uscire il vapore, altrimenti non disinfetta bene la vaporiera, ma allo stesso tempo la fiamma non deve assolutamente fuoriuscire dalla dimensione della base della pentola. Altrimenti c'è un rischio che arrivi il calore al basso della vaporiera e può bruciarsi. Sono passati 15 minuti. Spegniamo il fuoco, asciughiamo un coperchio e 2 cestelli utilizzando la pinza o i guantoni per non bruciare le mani e li lasciamo asciugare completamente all'aria in un luogo ben ventilato e all'ombra. Non dobbiamo metterli mai sotto la luce diretta del sole che potrebbero spaccarsi, né chiusi in un mobile se sono ancora umidi. Ora vi faccio vedere il primo utilizzo di questa nuova vaporiera con il cibo e farò semplicemente le verdure cotte al vapore. Ogni verdura laviamo bene sotto l'acqua corrente. Questa si chiama Goya, in Italia vengono chiamati o il melone amaro o la zucca amara. Nel frigo avevo alcune verdure giapponesi perché sono andata in un negozio di alimentari orientali. Uno dei piatti più famosi dell'isola di Okinawa in Giappone si chiama Goya Champuru. E ho già pubblicato la sua videoricetta e nel video sto raccontando suoi benefici pazzeschi. Il suo link lascio nella descrizione. Questa si chiama okura,
ha una consistenza vischiosa e appiccicosa. La sua sostanza gelatinosa è ricca di mucillagini e pectina. Ho già pubblicato 2 videoricette con okura e anche i loro link lascio nella descrizione. Dopo aver eliminato l'estremità, spesso solo la parte sopra, eliminiamo col coltello questa parte che sto indicando con un dito. Questa si chiama Saya-endo, in Italia vengono chiamate le taccole, oppure i piselli mangiatutto. Eliminiamo il filo. I peperoni piccoli li tagliamo a metà e eliminiamo loro piccioli e loro semi. Abbiamo una carota, eliminiamo l'estremità e la buccia e la tagliamo in diagonale sottile di circa 3 mm. Facciamo stesso tempo di cottura, quindi la verdura che ci vuole più tempo per cuocere la tagliamo più sottile rispetto alle altre verdure. Il cavolo cappuccio morbido l'ho tagliato a spicchi e eliminiamo il cuore. Se usate il cavolo cappuccio, quello più compatto e duro, preparate i spicchi più sottili. Prima di ogni uso bisogna bagnare sempre un coperchio e 2 cestelli in bambù, soprattutto quello cestello che viene posizionato sopra la pentola, per evitare di bruciarlo con il calore. Prepariamo i fogli di carta da forno con la misura giusta per la vaporiera. Dopo averli misurati, appoggiandoli nel cestello, tagliamo il lato lungo e li facciamo a forma quadrata. Mettiamo nel cestello la carta da forno. Facciamo i buchi con un coltellino come vedete. Se scegliamo solo le verdure che non hanno i colori forti, possiamo anche metterle direttamente, ma la carota e i peperoni possono lasciare i loro colori macchiando l'intero cestello. Quindi mettiamo un foglio di carta da forno come base e facciamo i buchi, così si passa il vapore e fa cadere eventuali liquidi degli ingredienti, anche i grassi eccessi se cuciniamo la carne. Ma dipende dalla ricetta, a volte è meglio non fare i buchi, così rimane la succosità degli ingredienti. Mettiamo le verdure stando attenti di non sovrapporre fra di loro, soprattutto le verdure più dure come la carota in questo caso. In passato ho già pubblicato la videoricetta con la vaporiera in bambù, con i pesci, i funghi e le verdure, preparando 2 salse molto golose e naturalmente lascio il suo link nella descrizione, ma non ho raccontato abbastanza per quanto riguarda come trattarla, lavarla e asciugarla e sono contenta che sto raccontando ora in questo video la guida completa approfittando della nuova vaporiera appena acquistata. La carta da forno che avanza la ripieghiamo verso l'interno del cestello, così lasciamo dello spazio dove passerà il vapore da sotto. Sovrapponiamo 2 cestelli e chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo la vaporiera in bambù sulla pentola con abbondante acqua bollente, altrimenti non si cucina bene al vapore e cambia anche il tempo di cottura. Preparando gli ingredienti nel cestello tende di asciugarsi un po', in quel caso possiamo bagnarlo con un spruzzino, soprattutto la parte bassa, per evitare che si bruci. Cuociamo intanto per 10 minuti, se non saranno cotti allunghiamo il tempo di cottura. Assicuriamo che la fiamma non sta uscendo dalla dimensione del fondo della pentola. Nel frattempo prepariamo la salsa molto semplice, visto che in un altro video con la vaporiera in bambù ho preparato 2 salse gustose. Nella ciascuna ciotolina mettiamo mezzo cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaio di aceto di mela, 1/2 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 cucchiaio di aceto di mela, 1/2
mezzo cucchiaio di salsa di soia e mezzo cucchiaio di olio di sesamo. Chi non ce l'ha potete sostituire con l'olio di semi di qualità buona. Mescoliamo bene tutto insieme e la salsa è pronta. Sono passati 10 minuti e controlliamo se sono cotte puntando con il coltellino. Sono perfette, spegniamo il fuoco. Questo è uno dei metodi più sani per mangiare le verdure ed è un ottimo contorno con la salsa. E se cuciniamo insieme al pesce o alla carne diventa un pasto completo, soprattutto scaldando anche una porzione di riso bianco del giorno prima oppure il riso bianco congelato. Mangiate intingendole nella salsa. Dopo l'uso eliminiamo la carta da forno e basta passare con un panno umido. Se avrete messo direttamente le verdure sul cestello e se vedete che ci sono dei pezzettini delle verdure attaccati, sciacquate con l'acqua corrente velocemente e passate un panno umido per togliere subito le gocce dell'acqua e asciugate bene ogni parte della vaporiera in bambù all'aria in un luogo ben ventilato e all'ombra. Non metterli mai sotto la luce diretta del sole che potrebbero spaccarsi, né chiusi in un mobile se sono ancora umidi. Se si sono sporcati di più, sciacquarli velocemente sotto l'acqua tiepida, usando una spazzola morbida o una spugna che non viene mai usata con il detersivo per i piatti, perché il detersivo è uno dei più grandi nemici della vaporiera in bambù. Perché se usiamo il detersivo, le sostanze chimiche e i profumi sintetici penetreranno nelle fibre di bambù e può contaminare il cibo con l'odore e il sapore del detersivo. E il bambù contiene olio naturali che ne garantiscono la flessibilità e la durata nel tempo. I detersivi sgrassanti per i piatti eliminano questi oli rendendo il materiale estremamente secco, fragile e soggetto a crepe o deformazioni. Quindi mi raccomando, mai usare il detersivo per la vaporiera in bambù né lavarla in lavastoviglie. Per eliminare l'odore del pesce o di carne, strofinate un spicchio di limone e passate panno umido e asciugarla bene in una condizione che vi ho detto prima. Una volta che si sono asciugati completamente, potete sovrapporre i cestelli e il coperchio e metterli in un mobile. E nel mio caso li sto mettendo sui ganci attaccati sotto un pensile. Negli ultimi anni in Giappone c'è un boom della vaporiera in bambù e sempre di più è considerato come un utensile da cucina versatile che semplifica le faccende domestiche quotidiane in alternativa al forno a microonde o alla padella. Viene usato anche per scaldare il riso bianco o il pane a raffermo, cucinare i ravioli cinesi congelati e si possono cucinare alcuni piatti, ad esempio le verdure e la carne o il pesce, sulla carta da forno non bucata insieme ai condimenti. Quindi, considerando anche questa capacità ampia, valutate la misura se alcuni di voi state pensando di acquistarla. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere che ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà un avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!